Salve a tutti, oggi faccio la recensione di questa scopa ricaricabile Hoover HFree 300 Hydro. Questa recensione vale anche per i modelli HFree 300. Questo modello è il modello HF322 YHM. Non ho acquistato io questa scopa, ma ho avuto la promozione Hoover Total Care for You Home. Acquistando una lavatrice della gamma H-Wash c'era il regalo la scopa ricaricabile che aspira e lava. Serve questo modello del valore di 270 euro di listino. È messa in parcheggio isolato, come lo chiama Hoover in inglese. La scopa rimane ben stabile nel pavimento grazie al peso sia di qua sopra che sotto, per cui questa è una cosa utile. In dotazione abbiamo libretti di istruzioni, quindi la registrazione della garanzia di Hoover, una cosa per spiegare tutte le specifiche tecniche della scopa, poi libretto rapido che vi indica anche i suggerimenti e una sorta di libretto di istruzioni dove vi indica tutte le precauzioni da prendere. Questo è un libretto di istruzioni fatto però a simboli, quindi lo dovete capire bene, ogni simbolo ABC, quindi è un po' difficile, però tanto sommato è ben... si capisce. E poi vabbè, questa è una dove si butta ovviamente fare la raccolta differenziata. Allora, vi daranno in dotazione un campioncino che è un detergente per pavimenti duri, molto profumato, e questo qui ce n'è un pochino, con il relativo libretto di istruzione di come dover versarlo. Poi c'è il caricabatterie per caricare la batteria alla scopa, che è abbastanza lungo. Poi abbiamo la bocchetta per gli angoli, che funge da 2 in 1, sia standard e sia invece con la spazzolina. Questo è molto utile, questa cosa. Poi abbiamo la spazzola, quella là per i divani, questa è per i divani, e inoltre fa anche da 2 in 1 perché questa spazzola qui, ingassandola qui dentro così, a questo punto qua potete pulire ogni tipo di cosa, è molto utile questa spazzolina qua. Poi il tubo in metallo, questo non è allungabile e fisso. Poi c'è la scopa, che la scopa è quella là, il pezzo unico, quello più importante di tutti, con il tastino sempre e i 2 pin, che ora vi spiego cosa servono. Tubo, poi è tutta di plastica qui sopra, e inoltre vedete qui c'è il rullo in dotazione, che è un rullo per lavare a terra, poi dopo vi spiego come funziona. E questa è la spazzola motorizzata che gira, c'è un peluche e una spazzolina e poi della gomma. Ovviamente girandolo non solo protegge il pavimento, ma anche il fatto che pulisce più a fondo il pavimento, le rotelle, e per il resto con la scopa ci sono anche i 3 LED. Si apre e ovviamente si tira fuori la spazzola, questa è anche lavabile, la stessa cosa anche qui, quindi si tira fuori. Questo è un rullo per lavare a terra, qui si riempie di acqua. Questo qui è il supporto da muro che in dotazione me l'hanno inviato e si fissa con una vite e poi sotto anche l'altra vite. Si fissa così e già è a posto. Come vedete la scopa rimane appesa al muro senza qualità. Materiali, allora, del corpo motore è in plastica, è tutto interamente di plastica, anche il serbatoio, l'impugnatura è tutto di plastica, e anche di plastica gli altri accessori come questi qua sono tutti di plastica.
e anche di plastica anche la scopa. Il tubo no, perché il tubo è sia di plastica ma anche un leggero metallo. Allora, qui è un pochettino, questi sono leggerissimi e questo qui più o meno i suoi 2,5 kg ce li ha sicuramente. Allora, la qualità materiali, come dicevo, è buona, però è un pochettino giocattolino, ha una qualità un po' giocattolo. Non è proprio una plastica eccellente, però tanto sommato finché tiene, finché fa il suo lavoro, non è un problema. Allora, qui dentro abbiamo un motore silenzioso come motore. Da qui esce l'aria in uscita dal motore, sia di qua e sia di qua. E poi abbiamo quindi l'impugnatura abbastanza ergonomica. Poi abbiamo quindi il tasto che è accensione e spegnimento. E poi abbiamo qui il tasto Power Control, che questo qui è touchscreen. Una volta che noi lo attiviamo, diventa leggermente più veloce come potenza, ma solamente leggermente, non cambia assai la differenza. Poi qui abbiamo un altro LED di colore bianco che si accende quando ovviamente utilizziamo pochi accessori. Vi faccio vedere, quindi se accendo, vedete? Se invece inserisco quindi il tubo, lei capisce che invece qui non si accende la lucetta, ma fa accendere, una volta attaccato la scopa, le 3 lucette questi qua, e viene molto comodo. Il corpo batteria si estrae in questo modo. Qui abbiamo tutta la batteria, qui dentro c'è la batteria, in cui qua abbiamo la cosa per ricaricare la batteria e il LED di stato. Se è bianco fisso, mentre si lavora, è carica ed è ovviamente attiva e c'è la cosa che funziona. Se invece è sotto carica, il bianco significa che è carica 100%, se è rossa significa che sta caricando. Quindi utile che c'è un LED di stato. Qui ovviamente la batteria c'è anche il ricambio, è 44,4 Wh, e il ricambio è disponibile anche su Amazon, quindi voi avete l'occasione di caricarla sia solamente staccando il corpo batteria e caricandolo con la presa di corrente, quindi con il suo caricabatteria originale, oppure direttamente lo potete fare anche da qui, staccate quindi la scopa tutta quanta e lo mettete qui dentro, quindi è la stessa identica cosa. Parlando ancora di batteria, la batteria ha un'autonomia di 40 minuti, per cui 25 minuti con la scopa attivata. Sono circa 40 minuti più o meno anche totali, circa 30 minuti con la scopa e più o meno circa 40 minuti solo utilizzando come aspirapolvere solo questo qui senza scopa. Anche perché c'è questa durata di batteria minima, perché ovviamente qui attiva il motorino aggiuntivo della scopa più la fascia dei LED e quindi consuma più batteria. E questo qui può fungere anche da aspirabriciole, la scopa, perché ovviamente voglio farvi vedere come si smonta il serbatoio. Allora, vedete questa levetta blu? Questa qui, e poi si gira, quindi si gira verso di qua e ovviamente c'è il serbatoio quindi che si smonta. Abbiamo quindi il filtro, che questo qui è lavabile, questo lo potete sempre lavare. Come vedete qui abbiamo quindi il serbatoio, che abbiamo doppi filtri, quindi questo qui è un filtro come ci sono in tutti gli aspirapolveri ciclonici, si mette in questo modo e si tira, si picchiettia oppure si lava, oppure poi abbiamo l'altro filtro che è questo, è un coperchietto, ma questo è un filtro a tutti gli effetti della scopa. Vediamo se ci riesco a uscirlo fuori. Ok, questo è un filtro, questo qui è una lega d'alluminio, questo è tutto il filtro ciclonico. E poi qui abbiamo il serbatoio della scopa. Questo qui è 0,7 litri, quindi significa che in poche parole è piccolino, però
come si riempie più della metà dovete svuotarlo. Poi quindi abbiamo lo svuotamento al contrario, perché magari chi non lo vuole sempre smontarlo in questo modo e pulire anche queste due cose, lo vuole solamente svuotare normalmente. Qui c'è un'altra levetta, quindi si apre e ovviamente scivola via tutta la polvere e tutti i residui. Questa è un'altra comodità che Hoover fa sempre nei suoi prodotti di aspirazione. Per rimettere tutto al suo posto basterà reinserire questo qui, reinserire questo qua, questo coperchio, mettendolo però in posizione giusta, ok, e poi inserire questo qui nella parte messo in questo modo, non nella parte al contrario però. Qui ovviamente c'è la guarnizione. Invece per rimuovere il parcheggio isolato, perché voi vedete diciamo, è bloccata, quindi si deve smuovere con il piede ed è già libera. Allora, come vedete è abbastanza ergonomica. Adesso vi faccio vedere il test di aspirazione. Come vedete è stato pulito immediatamente, quindi risultato ottimo con la scopa. È molto più silenziosa e come vedete è stato aspirato tutto. Adesso vi faccio vedere come l'accessorio per i divani funziona molto bene. Adesso faccio vedere con la spazzolina come riesce a pulire bene. Vedere come va il test d'aspirazione con diciamo lavaggio di questo rullo che dovrebbe quindi lavare anche per terra. Ecco perché l'aspirapolvere si chiama idro, perché questa qui ovviamente fa anche con l'acqua, quindi questa qui diciamo è una spugna, diciamo che diventa tipo una spugna con l'acqua una volta bagnata. Quindi cosa si fa? Prima si lava all'esterno, si bagna tutta questa parte qua e poi si ci mette l'acqua all'interno, magari con un piccolo detergente. Vediamo come va. Ho bagnato sott'acqua il rullo, come vedete ora è diventata tipo una spugna, ci ho messo l'acqua all'interno. È bagnato abbastanza, ma non è bagnato così tanto, ma più o meno è bagnato, però non pulisce, cioè questo rullo va bene, però non pulisce. Se dovete pulire sì, i pavimenti e diciamo per fargli una rinfrescata, per esempio avete lavato il pavimento e dopo una cosa così tipo
qualcosa che dovete fare molto rapidamente, soltanto su quella zona, conviene usare quel rullo lì. In conclusione, la scopa è buona anche nei materiali, è buona di qualità, è buona anche, anzi ottima sull'aspirazione, ottima, anzi buona l'autonomia, buono il serbatoio che non è né troppo grande né troppo piccolo, più o meno il suo c'è, ottima la filtrazione, buona la rumorosità, anzi ottima la rumorosità quando è solamente corpo motore, quando invece è buona la rumorosità quando c'è ovviamente, ma più o meno rimane una anche delle scope abbastanza silenziose, non è che è così rumorosa come le scope quelle a filo. Buona quindi la batteria che si può quindi ed è estraibile. Buono che ci sia anche in dotazione il supporto da muro, quindi se non avete spazio l'attaccate al muro nella scopa, è molto ergonomica, impugnatura buona e le luci a LED che sono abbastanza utili, una qui e tre ovviamente messi di là. La scopa è molto comoda, se la usate tutti i giorni vi dimenticate della scopa normale. Il rullo di sotto va bene per pulire le cose in piccolo. Non è per pulire 100% il pavimento o lavarlo 100%, lì ci vuole l'acqua e il sapone veri e propri. Lì è solamente un rullo che poi ho scoperto che non gira a 360 gradi come dice il sito, ma gira solamente destra e sinistra, quindi un po' male. Io avrei preferito un motorino aggiuntivo nel rullo qui, dove si ci mette l'acqua, che avrebbe girato e a questo punto ovviamente una volta che girasse il rullo, passandolo a terra, si potrebbe lavare anche tutto il pavimento intero, però io vi consiglio di lavare in piccolo. La batteria è lenta da caricare, ci vogliono 2 ore e mezza di una ricarica completa. È un po' lento come ricarica, ci vorrebbero, secondo me, il suo giusto dovrebbero essere 2 orette, se avesse anche un caricabatteria abbastanza rapido. Per il resto è un'ottima scopa elettrica. Allora, costa quindi 270 euro di listino, vabbè, è troppo, non ce li spenderebbe quasi nessuno, ma il prezzo suo giusto secondo me è 150 euro. 150 euro è il suo prezzo giusto proprio da acquistarla. Vi ricordo che la recensione vale anche per i modelli H-Free 300. Cosa cambia? Cambia che questa qui ha il tubo azzurro e la scopa è più grande, il 300 senza idro, invece la scopa è più piccolina, c'ha gli stessi LED, la scopa sempre che gira che è uguale, è di colore rosso, cambia solamente leggermente il design e basta, quindi ve la consiglio pure quella. E poi c'è l'H-Free 300 che invece ve la danno invece in dotazione con un mini turbo spazzola che è una spazzola. Ringrazio per aver visto questo video, se vi fa piacere mettete un bel like al video, se avete cose oppure informazioni, quello che è, commentate qui sotto al video. Grazie e vi auguro una buona giornata.